Salve a tutti ragazzi, io sono Roby Rocks, benvenuti nel mio studio, benvenuti nel mio canale. Oggi con Ampero 2 che vediamo qui voglio profilare il mio amplificatore Marshall Studio Vintage 20. Quindi questo è un video tutorial con il quale vi spiegherò come fare una buona profilazione di un nostro amplificatore. Naturalmente questa tecnica, queste procedure che vi vado a mostrare sono uguali, identiche anche in caso volessimo profilare ad esempio un pedalino overdrive o ad esempio anche solo e unicamente la nostra testata del nostro amplificatore. Attenzione però, perché se intendiamo profilare solo la testata ricordiamoci di utilizzare un attenuatore di potenza in modo da evitare danni irreversibili sia all'amplificatore che alla nostra Ampero. Dunque profilare significa creare una copia digitale, ossia prendo il mio amplificatore reale, faccio le regolazioni di sorta che piacciono a me, quindi va praticamente in base al mio personalissimo gusto, e una volta che ho regolato il mio amplificatore, fatto tutti i settaggi a dovere, vado a fare una copia digitale che poi potrò inserire dentro ad Ampero e gestirlo all'interno dei miei preset, quindi potrò aggiungerci effetti e quant'altro. I collegamenti da fare sono molto semplici, dunque se vogliamo profilare un amplificatore completo di cassa ci basterà avere un microfono naturalmente e due cavi, un cavo jack che dall'Ampero andrà verso l'amplificatore e un cavo XLR che dal microfono ritornerà ad Ampero. Basta, non ci serve nient'altro. Vediamo come collegarli. Per prima cosa dunque colleghiamo l'uscita send left di Ampero all'ingresso input del nostro amplificatore. Prendiamo quindi un microfono, lo posizioniamo nella posizione che più ci piace rispetto al cabinet e lo colleghiamo nell'ingresso right di Ampero. Una piccola precisazione: se utilizziamo un microfono con un livello di uscita molto basso, come ad esempio questo qui che è un microfono a nastro, o questo qui che è uno Shure SM7B notoriamente con un livello di output molto basso, avremo la necessità di utilizzare un preamplificatore microfonico esterno in modo tale da mandare ad Ampero un segnale di livello adeguato per essere elaborato. Inoltre, se utilizziamo un microfono a condensatore dovremo alimentarlo con la Phantom Power 48 volt, ma non preoccupatevi perché potremmo erogare l'energia elettrica a 48 volt direttamente da Ampero nel menu che vi mostro tra un attimo. Quindi colleghiamo la nostra chitarra nell'ingresso input di Ampero e naturalmente per poter ascoltare quello che realizzeremo e confrontarlo con l'amplificatore originale possiamo collegarci un paio di cuffie sull'uscita cuffie oppure collegarci le casse nelle uscite bilanciate o sbilanciate, come preferiamo. Quindi ora che i collegamenti sono stati fatti, l'amplificatore è acceso, Ampero anche, andiamo a vedere come configurarlo e come iniziare questo processo di profilazione. Andiamo dunque sul menu Global e poi su Sound Clone. Qui vediamo che a schermo Ampero ci mostra i passaggi dei collegamenti che dobbiamo fare. Queste cose ve le ho già spiegate un attimo fa e abbiamo già fatto tutto correttamente, ma prestiamo attenzione invece nella parte sottostante. Innanzitutto dobbiamo indicare che tipo di suono vogliamo profilare. Nel mio caso questo amplificatore che andrò a copiare è un amplificatore dal carattere distorto, quindi di certo non metterò che è un amplificatore clean, metterò distortion. Poi mi chiede se il cabinet è incluso oppure no, quindi praticamente posso scegliere, posso indicare ad Ampero se sto profilando solo la testata o l'amplificatore completo. In questo caso gli dico sì, il cabinet è incluso. Vado poi a selezionare nella pagina successiva che tipo di collegamento sto utilizzando. Nel mio caso, che sono collegato direttamente con il microfono, metterò qui il collegamento di tipo mic, ovvero
microfonico. Se invece state collegando un ingresso di tipo linea, per esempio arriva direttamente da un preamplificatore o magari arriva da un attenuatore di potenza che potreste aver utilizzato appunto per ad esempio attenuare il segnale, o magari obbligatoriamente state utilizzando, se volete profilare solo la testata, allora naturalmente metterete su line. Nel mio caso metto mic. Mentre qui abbiamo 48 volt on off. Adesso non lo accendo per evitare danni al mio microfono. Questo serve per attivare la phantom power in modo da alimentare il nostro microfono. Quindi per esempio se stiamo utilizzando un microfono a condensatore sarà praticamente obbligatorio attivare questa funzione, altrimenti non sentiremo nulla. Mentre se torniamo per un attimo nella pagina principale, andiamo a regolare questo target level, andando a regolare appunto il livello in ingresso in modo da adeguarlo all'ampero. È importantissimo regolare il livello di ingresso perché un buon profilo è dovuto anche a una corretta regolazione dei livelli, quindi dei volumi. Praticamente questa barra che si muove dal verde al giallo fino al rosso, che sta a indicare overdrive, ovvero clipping, dobbiamo regolarlo in modo che il segnale resti sul verde e che arrivi appena sul giallo, in modo tale che il suono sia pieno, sia potente, ma non mandi in clip i convertitori digitali di ampero. Piccola interruzione, io vi invito a fare un salto sul mio sito www.robyrocks.it, dove troverete i preset, le patch, i profili, gli impulse response che io realizzo per i vari sistemi digitali. Troverete inoltre anche materiale gratuito, i video tutorial gratuiti e anche i link alle masterclass, ai corsi che io realizzo. Grazie. Bene, questo che avete sentito è il suono del mio amplificatore reale con un livello in ingresso regolato in maniera adeguata. Infatti resto sul verde e arrivo appena sul giallo. Mi sta bene così. Una volta che tutto è regolato a dovere, non dobbiamo far altro che premere su quel tasto in alto a destra che vediamo qui, clone. In questo caso Ampero 2 comincerà ad inviare tutta una serie di suoni al nostro amplificatore che verranno catturati dal microfono e mandati in ritorno al nostro ampero, il quale elaborerà il segnale e il risultato restituendoci il profilo. Dobbiamo aver pazienza e pazientare qualche minuto. Bene, abbiamo qui un primo risultato. Possiamo andare a sentire tra l'amplificatore reale e l'amplificatore simulato da ampero. Sentiamo. È veramente molto simile, qualche differenza c'è ancora, ma lo possiamo migliorare. Abbiamo infatti l'opzione Fine Tune. Qui praticamente in qualche secondo, circa una ventina di secondi, dovremmo suonare degli accordi suonandoli in maniera energica su tutta la scala della nostra chitarra. Non ha importanza che facciamo degli accordi belli o che facciamo che ne so, delle armonie particolari, anzi più strani sono e più dissonanti sono, meglio è, perché in questa maniera Ampero riesce a captare determinate sfumature che altrimenti non riuscirebbe. L'importante è comunque suonare più o meno su tutta l'estensione della nostra chitarra. Vi faccio vedere.
Appena arrivati al 70% il segnale verrà mutato perché è quello che serve ad Ampero. Lasciamolo lavorare ed ecco che ha terminato. Con questo processo è andato a rifinire il profilo creato precedentemente. Sostanzialmente è la stessa cosa che fa Kemper con il refining. Praticamente va ad ascoltare come suoniamo, va a confrontare il suo profilo con l'amplificatore reale e va ad apportare le ultime modifiche. Questo fine tune possiamo farlo più volte per andare a migliorare il risultato, ma vi do un consiglio: se non è necessario non fatelo tanto per farlo, perché se fatto così tanto per fare, in realtà potreste anche avere un risultato esattamente opposto, ovvero andare a snaturare, andare a rovinare il risultato. Il fine tune va bene farlo una volta, si fa altre volte solo e unicamente se serve. Sentiamo ora di nuovo il confronto tra il profilo digitale, quindi la coppia digitale che Ampero chiama Sound Clone, e l'amplificatore reale. Diciamo che la pasta sonora è quella, sicuramente l'amplificatore reale è più rumoroso, ci mancherebbe altro, l'analogico valvolare da sempre è più rumoroso del digitale. L'amplificatore reale è un po' più frizzante, un po' più aperto sulle frequenze acute. Potrei continuare a fare refining fino ad andare a migliorarlo, ma in realtà non mi dispiace che il suono sia leggermente più contenuto, che abbia una sorta di high cut già di suo, quindi io me lo tengo così. Per salvare il risultato premo sul pulsantino del dischetto che troviamo qui in alto, scelgo uno slot sul quale salvarlo, ne abbiamo 30 a disposizione, vado in cerca di uno che non sia occupato, questi sono tutti occupati dai miei profili, eccolo qui, Sound Clone 16, lo rinomino ad esempio Marshall SV20, confermo nuovamente premendo di nuovo il dischetto. Ed ecco che il nostro profilo è stato salvato in memoria. Ora ci prendiamo un preset vuoto e possiamo andare ad inserirlo. Quindi scelgo un blocco libero, scelgo clone e vado alla ricerca, eccolo qui, RR Marshall SV20. Lo inseriamo dentro in catena ed eccoci qui. Naturalmente da qui posso ad esempio aggiungermi dei riverberi o aggiungermi qualsiasi altro effetto. Ebbene, come avete visto è stato semplice, il nostro profilo è stato realizzato, lo abbiamo inserito in un preset composto da delay, reverb, overdrive e quant'altro, poi naturalmente lo possiamo esportare magari per condividere con i nostri amici, ma ricordiamoci che il preset fa riferimento al profilo, quindi se lo dobbiamo ad esempio condividere con qualcun altro dovremmo inviargli sia il file del preset ma anche il file del Sound Clone, che se no altrimenti non funzionerà. Per estrarre questi file ovviamente bisogna utilizzare l'editor da PC
come al solito. Detto questo, spero che questo semplice video vi sia stato comunque utile. Naturalmente se avete dubbi o domande scrivetemi qui nei commenti come al solito. Io vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina. In questo modo sosterrete la mia attività, sosterrete questo canale in maniera del tutto gratuita. Inoltre fate un salto sul mio sito www.robirocks.it, dove trovate i miei profili, i miei preset, i miei impulse response che realizzo per Ampero, ma non solo, anche per tutti gli altri sistemi digitali. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima.